Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. Questa sarà una lezione dedicata ad utenti comunque alle prime armi, ma che già hanno le nozioni più importanti di modellazione solida, di assemblaggio e che però hanno la necessità di imparare a fare le tavole 2D o anche disegni quotati o messe in tavola, io spesso le chiamo in questo modo. Questo è un argomento in realtà molto importante che però anche i principianti devono conoscere fin nei minimi dettagli per poter fare delle buone messe in tavola, delle messe in tavola chiare, ben fatte, con tutte le informazioni che queste necessitano. Quindi per me è un argomento fondamentale. Prima di iniziare vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Iniziamo con i primi passi che si devono fare per creare una messa in tavola, appunto come crearla, quali sono le opzioni che possiamo scegliere e come inserire le viste nella messa in tavola. Poi nei video successivi che farò approfondiremo tutti gli altri argomenti. Per questa lezione utilizzerò il modello che abbiamo realizzato nel primo esercizio di modellazione che abbiamo fatto insieme, quindi è un modello semplice, è una parte, è una singola parte, ma tutto quello che vi spiegherò in questa lezione in realtà è applicabile anche agli assiemi e è applicabile anche alle parti di lamiera. Per fare una messa in tavola in Creo in genere conviene avere aperto il modello 3D che si vuole utilizzare per quella messa in tavola, però non siamo obbligati in realtà ad averlo aperto perché possiamo anche creare una messa in tavola e indicargli il file che vogliamo utilizzare come modello. Però intanto ce l'abbiamo aperto, quindi andiamo a creare un nuovo file, scegliamo il tipo disegno, qui gli possiamo dare un nome, ma vi conviene mettere un segno di spunta su questa opzione, usa nome file modello di disegno, in modo che al disegno verrà dato esattamente lo stesso nome del modello 3D. Questa è una cosa che in genere in Creo è molto utile, che vi può consentire anche di sfruttare alcune funzionalità, ad esempio nel salvacopia del modello, che altrimenti non sarebbero efficaci, e quindi è sempre bene in Creo dare al disegno lo stesso nome del modello. Diamo OK. Ci si apre un'altra maschera. In questa maschera andiamo a vedere quello che è il modello che lui ha carpito automaticamente, ovvero questo modello che abbiamo aperto qui sotto. Se non ci andasse bene questo modello, potremmo sfogliare e andare a cercare un altro file PRT o ASM, quindi parte o assieme. Qui nel riquadro specifica maschera di default è sempre selezionato usa maschera, cosa che in realtà secondo me non è molto comoda. Cos'è la maschera? La maschera è una messa in tavola preimpostata, quindi una messa in tavola senza modello 3D dove sono state già impostate le viste, eventuali distinte base, ovviamente il cartiglio, il formato e tutta una serie di cose che ci consentirebbero di creare molto velocemente, a partire da un modello, delle tavole. Questa cosa può essere comoda soltanto secondo me se andiamo a fare messe in tavola sempre tutte uguali, con le stesse proiezioni, le stesse viste, ma secondo me capita molto di rado. Quindi le maschere, che tra l'altro richiedono comunque un minimo di personalizzazione proprio su questo tipo di file, cioè bisogna creare dei disegni che vengono viste da Creo come delle maschere, in realtà non è così comoda, almeno io non la apprezzo tantissimo. Normalmente do a scegliere vuota con formato. Anche vuota con formato ci apre un formato all'interno del quale poi noi andiamo a mettere a nostra scelta le viste, le sezioni e andiamo poi a inserire tutte le annotazioni necessarie, quindi gli assi, le quote, finiture superficiali e così via. Però adesso per semplicità, visto che è un formato non abbiamo ancora visto come possiamo crearcelo, andiamo a dirgli vuota. Vuota in realtà ci apre un foglio bianco di un formato a nostra scelta, che può essere una 4, una 3 o altri formati, ad esempio anche quelli americani, un formato A, B, C e così via. Possiamo scegliere l'orientamento del foglio, che può essere verticale o orizzontale. Con questo tasto invece variabile possiamo andare a definire un formato totalmente personalizzato con dimensioni totalmente definite da noi.
e questo in qualche caso può essere comodo. Però per il momento rimaniamo su orizzontale, lasciamo il formato a 4 e clicchiamo su OK. Entriamo quindi nell'ambiente di disegno, che è un ambiente 2D, di conseguenza il foglio è sufficiente spostarlo parallelamente allo schermo, anche perché non si può fare altrimenti. Usando il tasto centrale si può fare al solito lo zoom in avanti e indietro, quindi si può allontanare il foglio da noi o avvicinarlo. Esistono poi tutti i comandi relativi a un'ambientazione 2D, ad esempio anche il riadatta che si utilizza abbastanza di frequente. Una panoramica dell'interfaccia, a sinistra abbiamo nella parte alta l'albero del disegno che è attualmente vuoto, ma mano a mano che andremo a inserire viste e quote si andrà a popolare di queste entità. In basso abbiamo l'albero del modello che stiamo utilizzando, quindi andiamo a vedere tutte le funzioni di costruzione di questo modello qui. Le schede che abbiamo in alto, cosiddette ribbon bar, sono innanzitutto la scheda layout, che è quella più importante che vedremo oggi in questa lezione, che ci consente di inserire viste, modificarle, inserire vari tipi di viste, gestire i fogli, inserire eventualmente immagini, eccetera, eccetera. Con tabella invece andiamo a creare e modificare le tabelle. Con annota, anche questa è una scheda molto importante, andremo a inserire tutte le annotazioni che possono essere le quote, gli assi, le tolleranze, finiture superficiali, simboli, eccetera, eccetera. Poi abbiamo altre schede, ma le vedremo un po' più nel dettaglio più avanti, che sono secondo me un pochino meno importanti. Ritorniamo sul layout. Qui sotto ci sono altre informazioni abbastanza importanti, che sono la prima tra tutte la scala del disegno, che può essere anche modificata da qua. Questa sarebbe la scala generale del disegno, è quella su cui normalmente dovremo andare sempre ad operare, tranne in casi specifici. Poi ci dice anche qual è la tipologia di modello che stiamo utilizzando, se è una parte, come in questo caso, oppure un assieme. Ci dice il nome del modello attivo e qui invece ci dice e ci consente di modificare il formato del disegno. Basta fare un doppio clic e possiamo andare a cambiare il formato del foglio o anche eventualmente andare a sfogliare e cercare un formato customizzato, quindi personalizzato da noi. In questo caso annullo, andiamo a vedere quelle che sono le varie viste che possiamo andare a creare. Io in genere quando faccio la messa in tavola cerco di seguire una certa logica, una certa sequenza. Inserisco prima le viste, che a mio avviso devono essere le minime indispensabili, poi inserisco gli assi, che servono già solo quelli a capire meglio come è fatto il nostro oggetto, e poi inserisco la quotatura, quindi vado a inserire tutte le quote che possono servire. E quindi anche nello spiegarvi i vari comandi della messa in tavola utilizzo questa stessa logica. Allora, sicuramente le viste, finché non inseriamo una vista principale, sono tutte spente. I comandi sono praticamente tutti disattivi, non cliccabili, e quindi bisogna inserire una vista generale con questo tasto qui. Clicchiamo sul comando, clicchiamo in un punto del foglio, in anteprima lui ci mostra una prima vista e ci apre questa finestra che ci consente appunto di andare a modificare questa stessa vista sotto vari aspetti che sono raggruppati in varie categorie: tipo di vista, area visibile, scala, sezioni, stati di vista, visualizza vista, origine e allineamento. Tipo di vista, che è la prima che ci viene proposta, ci consente di scegliere l'orientamento di questa vista. Può essere un orientamento bottom facendo doppio clic, oppure left, oppure vediamo right, oppure top, oppure io direi in questo caso, secondo me per questo modello è la vista più significativa, infatti io l'ho disegnato proprio rispettando questo orientamento, faccio doppio clic su front e questa a mio avviso è la vista più significativa. Se clicchiamo su OK
semplicemente usciamo da quella finestra, confermiamo al momento questa situazione. Vi faccio però notare una cosa, che la scala è stata modificata a un valore di scala un po' particolare, 67, scusatemi, fratto 200, che è un fattore di scala che lui ha inserito per stare il modello all'interno del formato, ma è un fattore di scala un po' anomalo, quindi lo vado a cambiare e gli do 0.5, che ovvero la scala 1 a 2. Infatti adesso c'è scritto 1/2, 1 fratto 2. Ok, abbiamo inserito la vista principale. Le viste, una volta inserite, le posso selezionare e poi appare il cursore a 4 frecce. La vista la posso spostare dove preferisco. Questo è possibile finché questo tasto è spento, non è premuto. Appena lo premo, invece, le viste rimangono bloccate, non sono più trascinabili. Infatti vedete, non appaiono neanche le 4 frecce. Addirittura si può configurare Creo in modo che questo tasto sia sempre attivo, e bisogna prima quindi sbloccarlo per appunto muovere le viste. Io lo disabilito sempre, faccio sempre in modo che sia disattivo, perché preferisco avere la libertà di spostare le viste sempre con grande semplicità, e quindi lo lascio in questa situazione. Se vado su una vista, rifacendo doppio clic, rientro nella solita finestra di gestione della vista stessa. Cos'altro possiamo cambiare? In genere si va a cambiare molto spesso la tipologia di visualizzazione della vista. Ad esempio, se deve essere una visualizzazione ombreggiata, dico applica per vederla, piuttosto che ombreggiata con spigoli, clicco su applica sempre per mostrarla, piuttosto che nascosta, ovvero vedo sia gli spigoli visibili che gli spigoli nascosti, ma gli spigoli nascosti sono mostrati con una linea grigia più tenue, quindi meno evidente, anche se continua. Voi mi chiederete, sì, ma normalmente gli spigoli nascosti si stampano tratteggiati. È vero, infatti, quando andremo a fare la stampa poi li vedremo sullo stampa tratteggiati. Nella finestra di Creo, invece, Creo preferisce mostrarceli in linea continua. Poi questo lo vedremo quando faremo anche delle prove di stampa o di generazione di PDF a partire dal disegno. Altri aspetti, ritorno su visualizza vista, perché un'altra cosa che si può fare, anche se su questo modello di raggi ne ho pochi, posso decidere di visualizzare in maniera diversa i bordi tangenti. In questo caso di default i bordi tangenti non vengono mostrati. Cosa sono i bordi tangenti? Sostanzialmente sono i bordi degli arrotondamenti o i bordi di connessione di una superficie cilindrica, ad esempio, che è tangente ad una superficie piana. Normalmente, a mio avviso, i bordi tangenti non andrebbero mostrati, tranne in casi in cui il modello è completamente arrotondato, e quindi in quel caso è bene invece mostrarli. Comunque li possiamo mostrare con una linea continua, applica, e quindi vedremo questo bordo tangente qui, con una linea attenuata, che è a mio avviso il modo migliore, oppure con una linea di mezzeria, che quindi sarà una linea tratto e punto, oppure ancora c'è un altro stile velato, che è un altro tipo di tratteggio. Però ripeto, in questo caso a mio avviso non è necessario, quindi basta settarla su nessuno. Applica. Altra cosa che possiamo fare è mostrare le sezioni. Questo modello lo noterete dall'albero, abbiamo solo una sezione A, non abbiamo ancora visto come si creano le sezioni. Spenderò qualche video per mostrarvi come si fanno le sezioni e come si gestiscono. In questo caso già ne ho fatta una sul modello, quindi gli posso dire sezione trasversale 2D più, mi viene mostrata quella sezione con un segno di spunta verde che mi sta a indicare che quella sezione è compatibile con questa vista, e gli dico applica, e quindi ho mostrato la sezione. Clicco su ok. Cosa possiamo fare su una sezione? Posso andare sulla campitura, faccio doppio clic e modificarne la scalatura, ad esempio dimezzandola,
e ancora lo posso fare una seconda volta. Di nuovo torno sulle proprietà della vista, vado sempre su sezioni. Se invece mi rendo conto che è inutile mostrare la sezione su tutto il modello, come potrebbe essere in questo caso, ma voglio mostrare la sezione solo localmente intorno al foro, quindi voglio fare una sezione locale, basta che da qui mi vado a dire locale e poi, come mi dice anche nella finestra dei messaggi, selezionare il punto centrale per una rottura di sezione, anche qui la traduzione è un po' infelice, clicco in un punto che sarà più o meno il centro della zona locale che voglio andare a sezionare. Dopo che ho cliccato in un punto, che deve essere su una geometria, quindi su uno spigolo, vado a fare dei clic intorno a quel punto e quindi andrò a disegnare una spline che sostanzialmente deve contenere il punto. Quando l'ho quasi chiusa, non c'è bisogno di chiuderla alla perfezione anche perché non è possibile, basta fare tasto centrale e la chiude lui, la chiude Creo, e a questo punto posso dirgli applica e ok. E quindi ho creato una sezione locale. Quando creo una sezione che sia intera o locale mi mostra sempre questa nota sezione AA, dove sostanzialmente ripete 2 volte il nome della sezione che abbiamo creato nel modello, e vi ricordo che appunto affinché le sezioni le possiamo mettere nel disegno devono essere presenti nel modello, questo è un aspetto importante. In realtà possiamo anche indicare il piano di sezione su un'altra vista, ma in questo caso altre viste non ce l'abbiamo, ma le andiamo immediatamente a fare. Ad esempio seleziono l'unica vista che ho e cliccando su questo tasto oppure su questo tasto vado a inserire una vista di proiezione. A questo punto è sufficiente mettersi sotto per avere una vista dall'alto, a destra per avere una vista da sinistra, a sinistra per avere una vista da destra e così via. Questo perché il mio Creo è impostato con gli standard europei e quindi le viste vengono disposte in questo modo. Clicco sotto e ovviamente mi mette la vista dall'alto. Ok, innanzitutto posso fare una cosa, posso aggiungere il piano di sezione, quindi seleziono la vista sezionata, tasto destro, aggiungi frecce. Clicco qui su questa vista e lui mi mette le frecce. Altra tipologia di vista che posso inserire andando a fare una proiezione di questa a destra, no, anzi questa la cancello e metto una vista di proiezione alla sua sinistra, mi accendo i piani, quando accendo i piani si vedono anche nel disegno, vado su questa nuova vista di proiezione, faccio doppio clic e posso dirgli come area visibile, gli posso dire che voglio vedere una mezza vista. A questo punto scelgo il piano, ok, gli dico quale lato con questo tasto voglio mantenere, che sarà quello indicato dalla freccia, gli dico applica, ok, spengo i piani e quindi in questo modo ho creato una mezza vista. Questo è comodo quando ho degli oggetti simmetrici e magari per guadagnare spazio li voglio mostrare solo a metà. Direi per quanto riguarda la creazione di un disegno e l'inserimento delle prime viste è tutto, quindi per il momento chiudo il video perché mi sto già dilungando troppo e ci vediamo alle successive parti della lezione su appunto la messa in tavola. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!